Senti, la parola autodeterminazione rimanda alla parola comunismo. Beh, per me no. Qual è la differenza? Beh, perché la parola autogestione è una parola che non ha finora dico, può avere un contenuto, ma finora non ha nessun contenuto. E invece il comunismo esiste. L'autogestione non esiste, invece il comunismo esiste. Per esempio esiste tra di noi qui, su questa terrazza di Roma. In che senso? In che senso? Il comunismo è un modo di produzione dove non esistono né rapporti economici di sfruttamento, né rapporti politici di dominio e di sottomissione, né rapporti ideologici di intimidazione o di pressione e di asservimento ideologico. Da noi non ci sono questi rapporti. Da noi in questo momento? Sì, in questo momento. Ci sono dei isole di comunismo dappertutto nel mondo, per esempio nella Chiesa, per esempio in certe parti di certi sindacati, anche in certe cellule del Partito Comunista. Da me abbiamo una cellula che è comunista. Vuol dire che il comunismo è realizzato quando si gioca al calcio. Cosa si passa? Non si tratta di rapporti mercantili, né di dominio politico, né di intimidazione ideologica. Gente delle squadre che si oppongono rispettano le regole, vuol dire che hanno rispetto tra di loro. Il comunismo è il rispetto dell'uomo. Che differenza c'è tra il rispetto e l'amore? Una gran differenza, perché la Chiesa, come il Cristo aveva detto, tu devi amare il tuo prossimo, da un ordine, l'amore diventa un ordine che coinvolge l'altro. Tu devi amare il prossimo come se... il prossimo tuo come te stesso. Sì, come te stesso, è un ordine, io non voglio nessun ordine, salvo l'unico ordine che voglio dare, non è un ordine, rispettare l'altro. Questa è la cosa tua, quando se tu dici tu devi amare gli altri, l'altro diventa coinvolto nel tuo amore, non può scappare, capisci? E se ne frega del tuo amore, cosa può fare? Se tu insisti, io ti devo amare perché lo Cristo e la Chiesa me lo chiedono, cosa fai? Tu vai via. E invece se hai il rispetto dell'altro, allora va bene, tu lo lasci fare ciò che vuole. Se lui ti voglio amare va bene, se non ti voglio amare va bene, se tu l'amo tu tenti di spiegare a quell'altro che tu l'ami, se non l'ami, tu fai ciò che vuoi. Senti, Lenin diceva che tra gli anarchici e i marxisti vi erano 9 decimi di identità e un solo decimo di differenza. Il fatto che i comunisti volevano la estinzione dello Stato e gli anarchici il suo abbattimento immediato, sei d'accordo? Sì, sono del tutto d'accordo. Io sono anarchista, sociale, non sono comunista, perché l'anarchismo sociale è al di là del comunismo. Senti, perché si è spezzata questa unione culturale fra l'anarchismo e il comunismo che pure esisteva alla fine del XIX secolo? Sì, è una storia molto drammatica, sai, sono i rapporti tra Marx e Bakunin, è una storia in cui la personalità di Marx, la personalità negativa di Marx ha giocato un ruolo prepotente, è una storia terribile, terribile. E questo, voglio dire che Marx ha trattato gli anarchisti in un modo impossibile, ingiusto. Allora questo ti dà un risentimento di massa, che tu non puoi riassorbire così dal giorno all'altro. Sono delle cose che durano nella testa. Quando tu sei stato trattato male da un altro, tu devi essere il Cristo per perdonare. E tu puoi perdonare per te stesso, non puoi perdonare per gli altri, capisci? Quando tu fai violenza alla gente così, quando non hai il rispetto della gente così, come ha fatto Marx con Buchanin. Buchanin era un po' pazzo, ma cosa c'entra? Dei pazzi ne abbiamo un sacco. Anche io sono pazzo.